Buongiorno ragazzi o buonasera. Siamo a Granada, sono le 6 della mattina e sto tornando a casa ora che sono rimasto con i ragazzi dell'ostello a parlare e domani mattina in teoria alle 10:30 ho un BlaBlaCar per andare a Barcellona. Quindi ragazzi, dopo 10 ore e mezza di viaggio in BlaBlaCar abbiamo raggiunto Barcellona e siamo andati a prendere al porto Babolost. Buongiorno Babolost. Buongiorno. Abbiamo già fatto un po' di strada, siamo Già a metà strada per quello. e siamo già in mezzo alla merda. Dopo 22 ore di traghetto siamo a posto. Ci stiamo imbarcando. È da stamattina che viaggio. E vai. Che cosa? Che problema ci abbiamo qua? Niente, nessun problema che non si può risolvere. Sai che noi i problemi li risolviamo tutti i problemi. Però che problema c'è da risolvere? Adesso? Niente, basta spingerlo lì parte. Siamo senza batterie. Mi si alza, sono già le 8, questo ancora dorme. Se non ti svegli a che ora ti a mezzogiorno ti alzi. Cammina che dobbiamo andare sulla Sierra Nevada. Buongiorno. Vai. E ti in terza. Olè. Va. Siamo a Granada. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 3 giorni. Babolost. Poi È arrivato il momento. tocca lavorare, dai, mettiamoci sotto. È arrivato il momento. Questa andiamo a. Poverina, come si dice? A. No, quando gli tiri via gli organi e tutto da una persona. Ah? Andiamo a svuotarla. Vabbè. Andiamo a tirargli via tutto quello che si può e a passarlo di qua, perché qua non ci spenderemo una minchia. Come è gratis, tutto è gratis. Anche perché sennò questi qua se ne vanno. Iniziamo? Via. Siamo al centro commerciale di Granada. Coca-Cola, ma che schifo dentro il supermercato. Sto dall'altra parte per andare a comprare questa cosa qua. Mangiamo? Dai, vieni qua. Fabuloso. Siamo arrivati, eh? Che povero. Bello però. Bello. Guarda lì, andiamo lì dopo. Andiamo lì. Ragazzi, è arrivato il momento di andare sulla sierra. Abbiamo montato pure. Guarda qua. Olè, minchia. Cattivissima, ora è pronta. La borsa a Mosco e via. No, Babolost, ci siamo? Possiamo andare? Dai! Amorin, picciotti. Ragazzi, come avete visto, la moto famosissima è un KLE 500 del 2000. Ragazzi, questa è una moto che io non avrei mai comprato perché l'ho provata da Niccolò e logicamente lui è stracontento, sarà contento anche Teo DV, saranno contenti anche tutti i KListi che sono malati di testa. Spero di non convertirmi come voi ragazzi, però
sta moto qua l'abbiamo perché ce l'hanno regalata. Chi? Anteo. Se l'avete già vista anche nel video dell'ostello di Siviglia, perché Anteo l'ho conosciuto là, stava viaggiando con Luca e l'altra GS R100, quella vecchia insomma, e grazie a Niccolò che li conosceva gli aveva detto di passare dall'ostello a Siviglia, li ho conosciuti lì, che si sono fermati una notte. E dopodiché a giugno, quando sono arrivato qua a Granada e ho trovato lavoro, avevo detto ok, aggiustiamo il motore della Tenerella così da sfruttarla qua in giro. Come vedete qua ce n'è da sfruttare, che è una figata. L'unica cosa è che sono andato a sentire un po' di meccanici, a valutare un po' la situazione, e sicuramente c'era da cambiare cilindro e pistone, non si poteva più rettificare perché già l'ho fatto 3 volte, sti cazzi, e quindi ci volevano come minimo più di 1.000 euro, solo per aggiustare il motore. Poi per tutto il resto c'erano altri 1.000-2.000, perché era tutto storto e tutto rotto. In più forse c'è il telaio crepato sul Tenere, quindi Ciao Matte, per i pochi che non si fossero resi conto di che moto si sta parlando del mitico KL 500 Kawasaki, una moto che mi ha accompagnato in alcuni dei passi sulle Dolomiti e poi nel viaggio che ci ha portato a conoscerci fino in Portogallo, andata e ritorno insieme a Luca. Ci siamo incontrati a Siviglia e ci hai fatto da guida per 2 giorni, dopodiché noi abbiamo proseguito e poi sono ritornato in Italia. Qualche mese dopo ho visto la storia in cui dicevi che avevi dei problemi al motore della Yamaha, e ripensando al fatto che il tuo progetto è un progetto molto ambizioso e anche molto interessante che io non posso affrontare adesso, ovvero il giro del mondo itinerante, spostandosi, conoscendo persone, facendo esperienze, ho pensato di fare questo scambio. Lo scambio perché? Perché tu dovrai prenderti cura del Kawasaki che mi ha accompagnato negli ultimi viaggi e che mi è stato fedele fino a quando ce l'ho avuto, e nel frattempo io partecipo in qualche modo al tuo viaggio in giro per il mondo, che non posso fare in questo momento, o meglio non ho questo come progetto, però se potessi lo farei, e quindi conoscere qualcuno che lo vuole fare e che ha la forza di volerlo fare, l'ambizione, mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare che non poteva esserci cosa migliore che donarti il Kawasaki per intraprendere il tuo viaggio. E quindi questa è la storia che ci sta dietro. Ovviamente in questo momento ci vorrebbe forse nel video il meme di Nicolò Casabianca che dice alright, e io spero che tu possa usarlo e che ti possa accompagnare nei tuoi viaggi in giro per il mondo. Se poi non sarà lei che arriverà a fare proprio il giro a 360 gradi, almeno so che una parte l'avrei fatto con quel mezzo. Detto questo, buona strada e che chissà che ci si rincontra poi in giro per il mondo. Nel frattempo stiamo connessi. Ciao Matte. non ci ho pensato 2 volte, ho detto qualsiasi cosa è va benissimo, perché anche se non mi piace, proprio perché non mi piace onestamente, però è sempre una moto, mi permetterà di fare tutto quello che ho fatto con Tenere, magari un po' meno perché Tenere proprio è Tenere, però lo potremmo fare, potremmo continuare a viaggiare, a fare le nostre avventure. C'è il dito davanti? C'è il dito davanti alla camera? Io no. Ah, perché no, vabbè. Cazzo stavo dicendo mo? Poi ragazzi, lì sul momento mi sono dimenticato di dire una cosa veramente importante, che è il fatto che Anteo gli è venuto in mente sta cosa di regalarmi la moto per tutto il progetto che c'è dietro, cioè è una cosa incredibile. E cioè, quando me l'ha detto sono rimasto senza parole, cioè adesso ancora piano piano sta diventando normale, però è stata una cosa, cioè ho detto mamma mia, com'è possibile sta cosa? Io non ci avrei mai pensato. È veramente onore a Anteo per l'idea, grandissimo. Ci si ribecca, eh? Quindi ragazzi, visto che il budget non c'è, continueremo con questa. E il mitico Babbo Lost ci ha
gentilmente è andato a prendere la moto a Genova, l'ha portata a casa a Vicenza, l'ha caricata sul furgone ed è venuto qua insieme alla Giallona. E quindi mo sta qui una settimana, ci andremo a divertire, scopriremo sta moto qua. Gli abbiamo cambiato tutti i pezzi del Tenere e poi vabbè. Questo è un video aggiornamento, ragazzi, poi dovremmo finire ancora tutta la serie di video col Tenere, l'ultimo grande viaggio che abbiamo fatto con lui, il viaggio di Tarifa, il viaggio da Siviglia a Granada e poi quando ci siamo fermati a Granada c'è ancora qualche video col Tenere, però il Tenere tornerà a casa con Babbo Lost e GS, e il furgone se ce la faranno. Quindi ragazzi inizierà una nuova epoca con la KL 500, ma ci dobbiamo trovare un nome. Il nome più facile che gli potremmo dare è il cammello bianco. Come quell'altro era il cammello negro, questa è il cammello bianco. Nero, non negro. Perché è spagnolo negro. Sì, non è razzismo. No, quindi ragazzi, ringraziamo Anteo, ringrazio anche voi che ne approfitto. Ah sì, Babbo Lost. Ringraziamo anche Babbo Lost che ce l'ha portata, che è venuto qua, che vuole scendere giù in Calabria, ma anche quest'anno niente ed è venuto in Spagna. Ringrazio anche voi ragazzi con l'occasione, perché senza di voi, senza le donazioni di PayPal, da Siviglia non ci saremmo mai potuti spostare a Granada. Quindi grazie mille a tutti, cerchiamo di andare avanti, il progetto continua, continuiamo a lavorare duro, a insistere e ce la faremo. E già ce la stiamo facendo, ragazzi. Ragazzi, io comunque starò a Granada fino all'11 novembre sicuro, perché ho il contratto e sicuro resto in questo appartamento dove sono ora, che posso ospitare. Quindi se passate di qua, volentierissimo vi ospito, perché ho l'opportunità di, come si dice, ricambiare tutte le volte che mi hanno ospitato e mi avete ospitato soprattutto. Quindi ragazzi, Granada, Andalusia, una figata, se venite di qua ci sono. E che altro devo dire? Molto probabilmente questo inverno primavera passerò dall'Italia nuovamente, e non per fermarmi ma per passarci, quindi sicuramente organizzeremo qualcosina, eh? Sì. Da Babbo Lost e Lost. Babbo Lost è imbriagato con una birretta. Ma che cazzo mi vedi così? È vero, vai. Pa, mi è venuta la soluzione. Passiamo dalla banca, andiamo a fare una rapina e si parte, eh? Invece resterà tutti e due, poi ci tocca pagare l'avvocato. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ma me lo potevi dire che c'avevo sta Sì, ma tutto scemo, che te frega. sta palma qua? Ah, sì, naturale. Oh, guarda che tutto fa scena, non essere perfetto. Sta scavegliara. Mamma mia ragazzi, che condizioni. Incredibile.